Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo video parleremo di Windows 11. Questa è una versione beta, quindi è ancora da migliorare. Adesso vediamo le caratteristiche innovative di questo sistema operativo. Da notare che nel taskbar le icone sono centrate. Ricorda un po' il Mac OS o il distro di Linux. Notiamo un miglioramento per quanto riguarda le funzionalità grafiche. Nonostante sia un beta, faremo anche dei test di confronto tra Windows 10 e il Windows 11 con benchmark. Io sto utilizzando comunque un emulatore, il VMware. Notiamo sulla nostra destra che l'unico cambiamento per quanto riguarda la configurazione dell'orologio, a parte l'orario, c'è anche il giorno della settimana, per il resto è uguale. Cliccando su Start e nella finestra notiamo subito che le icone sono tutte ben ordinate, la finestra ha gli angoli arrotondati con un po' di ombreggiatura. Graficamente è molto gradevole. Per quanto riguarda i programmi sono simili, possiamo tranquillamente cercare tutte le applicazioni cliccando qui e avremo tutto l'elenco delle applicazioni. Per le impostazioni possiamo cliccare qui, uguale come su Windows 10. Se vogliamo spostare le icone da centrale a sinistra lo possiamo fare andando su personalizzazione, cliccando poi su taskbar. Si può scegliere tra centrale e sinistra. Sì, per il momento è un po' scarno, magari nelle prossime versioni sarà più completo. Cliccando su cerca è fatto decisamente meglio della versione Windows 10. Se vogliamo per esempio cercare il pannello di controllo lo possiamo fare pannello, eccolo qui, che in inglese control panel. Cliccando qui si attiva il classico pannello di controllo, cliccando sul large icon fa il solito elenco e così via. Visualizza attività. Possiamo contemporaneamente aprire più programmi in multitasking, creare un nuovo desktop su un'altra finestra, quindi e dovrebbe essere sicuramente ottimizzato, quindi rivisto per il multitasking. E il widget, quello che trovavamo solitamente sul menu start, e viene riportato leggermente più in ordine, con le notizie forse un po' a caso, ma vabbè, forse lo metteranno a posto. Cliccando su File Explorer notiamo che le icone sono colorate, nettamente migliori di Windows 10. E in più se col puntatore ci spostiamo su ingrandisci, possiamo spostare la finestra verso sinistra o verso destra o scegliere altre posizioni, così a sinistra, così a destra. Se lo vogliamo rimettere a posto basta ingrandirlo e poi torna alla posizione iniziale. Stessa cosa, possiamo tenere premuto col tasto sinistro, col puntatore, quindi con la freccia, trasciniamo, la parte sfocata ci suggerirà come si posizionerà la finestrella. Invece, sempre andando su Start, Impostazioni e cliccando su Personalizza, andiamo a cercare il tema, clicchiamo poi su Dark, quindi sarà tema nero. Molto suggestivo, molto carino. Se clicchiamo su File Explorer notiamo comunque che le icone sono sempre colorate, quindi hanno un ottimo impatto visivo. Poi Microsoft Edge lo conosciamo e poi c'è anche il Microsoft Store. Ora faremo un test Windows 10 e Windows 11, quindi io adesso
Installerò Windows 10 in modalità virtuale senza aggiungere nulla e vedremo la differenza di velocità tra l'una e l'altra. Proviamo a fare dei test, quindi utilizzeremo solo la parte con la scheda grafica per vedere se c'è differenze tra Windows 10 e Windows 11. E vi ricordo che sto usando VMware, sto utilizzando Windows in modalità virtuale. Abbiamo come risultato 832. Ora proveremo su Windows 11 se abbiamo gli stessi risultati o magari un pochettino in più o peggiori, non si sa. Ora siamo su Windows 11.
Come risultato abbiamo ottenuto 828, invece con Windows 10 era 832. Quindi così può darsi che dipenda perché è un sistema virtuale e quindi peggiora la cosa. Adesso facendo questo test ci accorgiamo che è peggiorato nelle prestazioni grafiche. Non è detto, essendo una versione beta, che non migliori. Se avete le domande scrivete nei commenti e ditemi anche cosa ne pensate di Windows 11 e ci sentiamo alle prossime. Ciao ciao!